Welcome, welcome, salve a tutti, benvenuti. Vediamo un po' se qualcuno arriva. Ciao Angela, ciao Maria, ciao mamma Maria, come stai? Come non c'è audio? Non mi sentite? Ciao Anna, mi sentite? Ciao Maria Teresa. Ah, ok, perfetto, infatti mi avete spaventato che non mi sentivate. Bene, perfetto, un attimo solo che condivido, cerco di condividere. Sì. Ecco qua. Voilà. Che ticaraton. Claudia Vesani, mamma mia, quanti sì. Bene, buonasera, buonasera, eccoci qua di nuovo. Questa sera oggi sono sempre live. Ciao Aurora, ciao Franci, ciao a tutte. Bene, dall'alto, ciao Sonia, wow, che onore averti Sonia. Ciao Giulia. Un po' di giorni che una settimana insomma che mi arrivava questo messaggio sul trovarci per chiederci quanto ci credi. Ciao Paola, ciao Elga, ciao a tutte, grazie. Ce la possiamo fare. Quanto ci credete nel vostro processo? Quanto ci credete voi? E mi è proprio arrivato perché dalla mia esperienza, da quello che sto vivendo come anima in questa incarnazione, in questo passaggio, no? In questo momento, in fondo, ho sempre creduto che ci fosse qualcosa di diverso. Maria Teresa, infatti quello che vi chiedo stasera è proprio di condividere con me, di manifestare quello che volete manifestare, proprio vorrei che fosse uno scambio stasera, non tanto che io parlo, vi racconto questa cosa semplicemente perché ho sempre creduto che c'era qualcosa che dovevo fare. Ciao Ross, e che c'era un posto dove dovevo andare, c'era qualcosa di più grande che mi guidava. Però quello che mi ha fatto vivere la vita è stato veramente molto potente e qualche volta veramente quella lucina era veramente un lumino quasi impercettibile, no? Però poi arrivava quella voce che mi diceva: ma perché no?
perché non deve essere così? Nonostante tutti intorno, no, dicessero che ero a Don Chisciotte, che ero matta, che dovevo andare a farmi curare, eccetera, eccetera, eccetera. Però dentro di me c'era una vocina molto potente che mi diceva perché no, perché no, perché no, perché no, ma perché no? E quindi continuiamo ad andare avanti, ma quel focus in fondo ce l'avevo sempre, no? Ciao Miki, benvenuta. E quindi proprio dall'alto in questi giorni mi hanno detto, ma perché no? Quanto ci credete nel vostro processo? Allora, Maria Teresa, interessante questa cosa. Tu ti senti nel vuoto, ma è proprio nel vuoto che ritroviamo tutto ciò che pensiamo di aver perso. Perché pensiamo sempre di tenere tutto vicino a noi, no? Di tenerci aggrappati, no? Assolutamente a tutto quello che pensiamo che sia importante, no? Poi invece quando tu molli, ti affidi totalmente, capisci che non hai veramente bisogno di nulla. E tutto ti arriva nel momento in cui porti quell'ordine meraviglioso sulla terra, no? Ai tuoi piedi, intorno a te, proprio dove tu stai bene, dove tu manifesti chi sei. Quindi ci sembra di essere nel vuoto perché quel passato, come posso dire, noi ci tenevamo legate come delle corde pensando di avere, no? Di avere delle certezze, ma le certezze non ce le ha nessuno. In questo percorso, in questo cammino che stiamo facendo, non abbiamo veramente nessuna certezza. L'unica certezza siamo noi, chi siamo. Come la vogliamo fare questa cosa? Vogliamo continuare a stare in quel passato, tenerci legati a tutto quello che ci dicono sempre, o ci concediamo di guardare tutto quel percorso che avete fatto, tutta quella strada che avete fatto? Non è che hai perso la cosa, è che finalmente sei libera e che tu non te ne rendi conto, perché in questo periodo è molto importante in questo momento. E cosmicamente, con tutti quelli, i pianeti, tutti i movimenti che ci sono, e tutti ci stanno spingendo nello stesso modo. Cioè che cosa? Lasciare, forse a smarrirci, a perdere quella strada per ritrovare quei sassolini che ci riportano dove? A casa. E la casa è qua, è dentro di noi, è per questo che noi non riusciamo a capirlo, non riusciamo a sentirlo, che la casa è assolutamente dentro di voi. Quindi quanto ci credete in quel processo che la vostra anima sta facendo in questo cammino. Come vi sentite in questo cammino? Perse, perse perché ci sono delle regole che vi mettete, delle regole a cui state sottomesse, ma non c'è nessuna regola. Ma sai che cos'è la cosa bella, Maria Teresa? È scoprire chi sei. Infatti, prima nell'onda dello specchio, ho proprio detto questo, la mattina alzatevi, guardatevi allo specchio così come siete appena svegli, no? Magari avete fatto un viaggio astrale, magari avete fatto un sogno, magari avete fatto un sogno meraviglioso o un incubo, non importa. In quel momento guardatevi subito allo specchio, lì vedete chi siete. Imparate a conoscere quella persona che vedete e provate a conoscerla, a capire chi è. Sì, infatti abbiamo tanta paura di soffrire. La cosa più potente, Angela, è proprio questa, no? Che abbiamo paura di soffrire, però poi rimaniamo in quelle cicatrici che ancora ci fanno male e che invece lì c'è soltanto da portare un pochino di ordine, no? Esatto, quanto ci credi nel tuo passaggio, quanto credi in quello che stai manifestando, in quello che stai passando, no? Grazie Aurora. Non credevi in te stessa, invece ora eccoti lì, vedi.
è proprio scoprirsi, no? Scoprirsi, e scoprire anche in quella parte proprio che noi abbiamo dentro, che abbiamo tenuto tanto nascosta perché ci sembra che non vada bene, perché è troppo emozionale, perché si emoziona nelle cose. E quante volte ci stiamo coprendo di tantissime cose, stiamo coprendo anche i nostri dolori fisici, no? Bene, Ross, questa è una cosa molto importante. Ross ci dice ormai è inevitabile perché non si può più tornare indietro, è vero. Perché quando iniziate quella strada e siete su quella porta, quando vi dico state su quella porta, aspettate prima di scappare, di tornare indietro. Ecco, Maria Teresa, una cosa che non dobbiamo fare è quella di esserci fatti. Non eri pronta per andare avanti prima. Quindi non è che ti sei sceppata a 7 anni, hai avuto bisogno dei tuoi tempi, ognuno di noi ha bisogno dei suoi tempi. Anche io volevo finire a vivere in Egitto a 23 anni, però non era il tempo, non potevo. Ho dovuto aspettare, perché c'erano altre cose che dovevo finire. Tu probabilmente uguale. C'erano delle altre cose che dovevi finire. Grazie Maria Teresa. C'erano delle cose che dovevi finire, quindi non potevamo essere pronti prima. Le cose arrivano quando siamo pronti. Non possiamo raccogliere un frutto se non è maturo. E guardate, in questi giorni io sto rompendo le scatole con i maghi. E finché non mi hanno fermato sotto un anno, hanno detto: non vedi che sono ancora aperti i maghi, non sono ancora maturi, non si possono raccogliere. Che qui in Egitto abbiamo solo le frutte di stagione, qui non abbiamo tutta la frutta come c'è in Italia, che abbiamo qualsiasi cosa. Qui ci sono solo le frutte che si maturano, quindi i manghi non sono ancora pronti, sono ancora verdi sull'albero, quindi io non posso, qui non si raccolgono i manghi verdi, si aspetta che il mango sia pronto. E noi non possiamo raccogliere un frutto se non è ancora pronto, quindi dovete capire che voi nel vostro percorso non eravate pronte ancora per affrontare certe cose. E quindi è inevitabile che ci sia voluto del tempo, che siamo andati avanti e tornati indietro quante volte, milioni di volte, no? E ci siamo ritrovate nelle stesse situazioni, siamo tornati a rivivere le stesse cose. Ci voleva il suo tempo, ci dobbiamo dare noi il permesso di poterle attraversare, come dice Aurora, no? E stasera mi scopre con la sua mamma, e questo è molto bella, la sua mamma è meravigliosa. E ti abbraccio tanto, mamma di Aurora, mamma Maria, vero? E quindi una grande unione. Esatto, Katie, stando nel vuoto, stando proprio in quel momento in cui ci sembra di essere nel vuoto, dici, oddio, adesso cosa faccio? Però state fermi, quando vi dico state fermi in connessione dalla terra al cielo, rimanete lì un attimo e vedete cosa si mostra. Un bacio Maria. E vedete che cosa si mostra. Lasciate che il processo si mostri, lasciate che quel mantra, quel mandala si finisca di formare, perché noi abbiamo sempre fretta e cosa facciamo? Andiamo sempre avanti ancora prima di lasciare che quel mandala finisca di formarsi. Magari quel mandala è diverso, ha una porta che se noi andiamo dentro prima non la vediamo, non possiamo passarla quella porta. Vedete, Aurora mi dice, adesso che inizio a credere in me, mi sento leggera, vuota e allo stesso tempo come se tutto sia possibile. Certo, perché no? Ma perché no? Ma perché non deve essere possibile quella cosa? Ma perché quella strada, che quella vocina che avete dentro vi sta dicendo che dovevate andare per di lì e voi siete sempre andati a destra, a sinistra, avete fatto tutte le curve possibili e immaginabili, vi siete ritrovati assolutamente da un'altra parte per ritornare indietro e ricominciare quella strada per ritrovare la strada maestra. La strada maestra è solo la vostra, non è di nessun altro.
nessuno vi può dire dove camminare. Quindi quando ci credete in quella lucina, che lo so che è flebbilissima lì, piccolissima, ma questa vi dice proprio di stare dove siete. Perché a volte succedono cose, si rompono le cose e ci sono dei blocchi e sembra che non si possa andare avanti. In quel momento lì, invece di arrabbiarvi, fermatevi, magari sedetevi e accendetevi una sigaretta, o bevetevi un bicchiere di vino, o fatevi un caffè. E dite: "Okay, tutto rotto, non si può fare niente, adesso me la prendo comoda". Invece di arrabbiarsi, di testardi, probabilmente vi stanno chiedendo di fermarvi e di guardare un attimo, di stare in attesa, perché se subito noi reagiamo, subito noi ci mettiamo a urlare, ma quanto dentro di noi quella nostra parte sta urlando? Siamo noi che urliamo. E quanto non ci diamo la possibilità veramente di guardare chi abbiamo davanti, di guardare la situazione da tutti i punti di vista, di vedere che cosa è e capire che è possibile, ci posso credere, io ce la posso fare. E in questo momento così difficile, dove ci sono tantissime energie, che so che siete abbastanza in difficoltà, perché no? Perché no? In quanti di voi si stanno dicendo perché no? Vediamo un po'. In quanti invece no, dicono che non è possibile, continuate a intestardirvi. Brava Anna Rossa, che cosa ti dici Annina, Annina, Annina mia, cosa ti dici? Raccontaci, vogliamo sentirti. Oh, perché no dai, è ora, no? Sì, perché no? Ma perché no? Questo deve diventare come un vostro mantra, ma perché no? Perché dovete sapete qual è il cambio? Il mio cambio veramente fondamentale, dove le cose sono incominciate veramente a partire, ma velocissimamente, è stato il momento in cui ho mandato tutti a fare beep, ok? E ho deciso di credere soltanto nella mia voce, soltanto in quello che io sentivo, anche se non sono un avvocato, anche se non sono un notaio, anche se non sono un architetto, decide le cose secondo quello che io sento. E allora dice perché permettevo agli altri di misurare il mio valore, non riuscivo ad ascoltarmi, a sentire chi ero, quando volevo e credevo in me. Mi sono rotte i cosiddetti. Cosa ho da perdere? Tutto. Esatto, tutto, ma tutto che cosa vuol dire? Non hai da perdere nulla, perché finché diamo il potere fuori, finché continuiamo a credere che gli altri ci possano risolvere la vita, non è assolutamente possibile. Grazie Giulia. Non c'è nulla da perdere, è questo che bisogna capire, che fare quel passo verso di noi e dire ma perché no? Provo a scegliere quella strada, posso ad ascoltarmi, scegliere me, scegliere quello che sento nella mia grande delicatezza. Guardate, in questi ultimi 2 mesi ho fatto diversi viaggi iniziatici con diverse meravigliose anime che sono venute qua. E la cosa veramente che ho trovato che tutte stavano facendo era di nascondere la loro essenza e la loro grande fragilità e delicatezza. Perché continuavi sempre a dare il potere nelle mani di questa persona, ma il potere è tuo, ricordati sempre che incontrare l'altro è riconoscerlo, non è assolutamente condividere, voler condividere. Sì, condividere, ma prima bisogna essere pronti. Brava Ross, Anna Ross, sono molto contenta. Non bisogna sentirsi in colpa, bisogna imparare, come ve lo dico da tanto ormai, bisogna imparare ad essere egoisti.
E mia mamma mi ha sempre detto che ero egoista, non sono egoista, mai stata egoista. Ma egoista è pensare a noi, perché prima di tutto ci siete voi. Siete venuti qua per voi, non siete venuti qua per fare le crocerossine, per salvare qualcuno. Siete venuti qua per voi. Dovete smettere di conoscere nell'altro la relazione, poi ne parleremo magari in un'altra serata, faremo una serata sulle relazioni. È molto diversa. A riconoscere l'altro è molto diverso. Quanta paura abbiamo, anche se l'amiamo da morire, dell'altro. Quanto non lo guardiamo, quanto non ci guardiamo. L'incontro tra due persone è un incontro magico, ma solo quando ci si riconosce e ognuno di noi rimane se stesso, ricordarvi. Oh Maria, non c'è età per comprendere come bisogna comportarsi. Età è soltanto un numero, ricordatevi, quindi smettete di pensare all'età, oddio è tardi, sono già vecchia, eccetera. Non esiste l'età. Il mio maestro di danza africana meraviglioso, sempre, mi ha sempre detto che l'età non esiste. L'energia di una persona è importante ed rimane quella e non cambia. Se vi date la possibilità di essere voi stessi, voi sarete sempre pieni di energia, perché siete voi, siete veramente il vostro io. E quindi io credo nel mio processo e mi fermo e guardo indietro e guardo tutto quello che è successo. E guardate, vi garantisco, nella mia vita è successo tanto, tanto di più, cose anche di cui non vado forse fiera, ma dovevo passare da lì per capire, per portare quelle radici nella terra, ok? E vedere come erano quelle radici. A quel punto, quando io mi sono veramente radicato, ho messo giù le mie radici, ho portato quell'ordine, mi sono detta, io questo è il mio posto, io sono qua, ho tutto il diritto di essere felice e di fare ciò che sento. Quando c'è quel detto, chi mi ama mi segua, tante volte l'avete detto, io rendi voto. Quindi quanto ci credete ora in quel processo? Quindi smettiamo di aver paura, smettiamo di aver paura di essere vecchi, di essere paura di essere malati, di avere paura che non ce la possiamo fare, perché se è tardi ho sbagliato, oddio, ebbene ho sbagliato e ricomincio. Nessuno mi impone che non posso ricominciare. Quindi io ricomincio, ho la forza di ricominciare, o ricomincio come voglio io. E questa casa la rimetto a posto come voglio io. E qui ci sono le mie regole e non c'è regola di nessun altro. Quindi finché non riuscirete a fare quello in cui quel perché no diventa, ma aspetta quando diventa dentro quel perché no. Cosa c'è dentro quel perché no? Che cosa posso fare perché quel ma perché no diventi ma perché sì. Quindi trasformiamo quel ma perché no in sì, lo faccio. Se ci provo, provo a che cosa? A credere in me, a credere chi sono. E in quel vuoto, come diceva prima Maria Teresa, che ti ho tanto chiesto di fare quel vuoto, no, Maria Teresa, in quell'assoluto vuoto di che c'è dentro, lì riceviamo la luce e riceviamo quello che noi dobbiamo fare. E lì sappiamo che tutte le strade che vogliamo fare sono assolutamente perfette. Esatto, credere, creare, fare, manifestare. Avete mai provato a manifestare? Guarda, per me è sempre stato molto difficile comunicare. Guarda un po' dove sono. Sto facendo un live da sola. E per me questa è una cosa grandissima, poter manifestare la mia voce, perché? Perché tutta la vita mi hanno tagliato la vita. Ciao Maresa, benvenuta Maresa, ciao. E mi hanno bloccato la comunicazione.
Ho sempre avuto paura di comunicare perché dicevano che non si capiva cosa dicevo, eccetera, eccetera. Ci ho messo tanto tempo finché non mi sono data il permesso di comunicare. Comunicare da quello che è la mia verità. E qual è la vostra verità? Ma perché no è io faccio un voto adesso a me stessa, alla mia verità, a portare solo la mia verità, a non portare la verità di nessun altro. Non sono la copia di nessuno, sono la copia di me stessa. Io voglio fare quello che sento io, voglio creare quella cosa come la voglio io. Grazie Anna. E mi ci è voluto un grande lavoro, un grande lavoro per arrivarci, perché diciamo che il nascondermi dietro il muro era, la colonna era molto comodo per me. Ciao Veronica, quindi vi dico, per me è tanto, ed essere qua stasera, mi viene da ridere adesso, no? Per tutte le paure che ho avuto, per tutto quello che è stato. E ora non ho paura. Non ho paura quando vi accompagno nei templi di raccontarvi la storia che c'è sui muri, perché quella storia arriva da me ed è come un mare che si muove. Ma perché no? Perché non la devo raccontare? Perché non vi devo dire quello che loro vogliono che voi sappiate della loro storia, di tutta quella storia che c'è qua in Egitto, quella verità che veramente tantissimi, tantissimi secoli fa si scriveva con la grande verità, che era molto più semplice. Ma ora possiamo tornare a quella verità, tornare a noi, quindi diventate egoisti, diventate strafottenti, ma diventate voi stessi. E state in quel vuoto veramente, rimanete in quel vuoto e credete in voi e fidatevi di quella conoscenza che ognuno di voi ha, perché ognuno di voi ha quella grandissima conoscenza. E cosa c'è che vi impedisce di credere in voi? Cosa c'è che vi blocca? Oh Alessandra, welcome, welcome, welcome. Benvenuta quindi. Che cosa c'è che vi blocca dal dire perché no, la seguo, quell'intuizione, quella strada la voglio seguire. No, non ero una più impaurosa, ma avevo paura di comunicare. Beh, sono nata con la gola ostruita, mi hanno fatto le tonsille da sveglia, che non parlavo più, hanno cercato di bloccarmi, ma come vedete, impossibile. Perché quando credete in voi, veramente, vedete che proprio cambiano i colori intorno a voi. Finché continuate a stare nella paura di sbagliare, ma è sbagliare è umano. Siamo umani. Guardate, per me dire siamo umani è tanta roba, perché sapete che sono una aliena, sapete che per me è sempre stato il collegamento con il cielo, e mettere giù quelle radici è stato molto difficile, però possiamo anche sbagliare, non c'è nessun problema. Si impara, cosa fanno i bambini per quando imparano a camminare? Cadono, si sbucciano le ginocchia, si fanno male, però si rialzano e continuano a camminare. Grazie Maria, sì, tolto tutto, vedi? Ah, no, mi sono fatti i capelli azzurri tipo la fata turchina, però sai che non riesco a stare buona. Ecco lì qui c'è bisogno di fare pace, pace con te stessa, pace con te stessa e pace proprio con questa relazione. Si vede che ancora c'è ancora qualcosa che devi accettare di te stessa, no? Perché no? Quindi fate pace con voi e semplicemente cadete,
e non abbiate paura di cadere, non abbiate paura di sbagliare. E quando si sbaglia, ci si rialza e c'è sempre un'altra possibilità. C'è sempre una mano che ci viene tesa per rialzarci. E una mano molto spesso ce lo diamo noi stesse. Non abbiate paura. Stare in quella fragilità, in quella delicatezza che avete dentro di voi. Molte di voi ovviamente sapete che ci conosciamo bene e quindi so perfettamente cosa c'è dentro e quanta delicatezza e quanto dolore è stato, quanto difficile è stato anche nei viaggi iniziatici che abbiamo fatto ultimamente e so che qui ci sono delle persone che sono state con me per uscire, no? Da quella gabbia dove vi eravate messe e quanto vi siete trasformate, quanto il vostro viso è cambiato, quanto la vostra luce è tornata. Esatto, coccolarti Aurora, perdonarti perché era quella l'unica strada. E basta che stare col perdono, ok? Adesso voglio andare avanti, guardate avanti. Certo, Angela, lo so, è stata una lunga storia la tua, però adesso hai la possibilità di riscrivere, pensate come se aveste un foglio bianco, un nuovo quaderno, potete scrivere la vostra storia. E ogni tanto vi dico, prendete un quaderno, scrivete, no? Ogni giorno quello che vi arriva, o le cose importanti, qualche giorno alla settimana, perché noi stiamo riscrivendo la nostra storia. Non c'è nulla che ci dobbiamo rimproverare, dovevamo passare da lì, perché ognuno di noi doveva capire quella cosa lì. L'importante è che voi non abbiate abbandonato quel "ma perché no". Brava Ega, imparare a dire di no è una cosa enorme, perché ci hanno sempre insegnato ad ubbidire, no? Dire sì, 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 sì. No, no, invece no, perché no? Anche se ti amo da morire, no, questa cosa non la faccio, non la voglio fare. È importante che voi rispettiate voi stessi prima di tutto. Se volete che gli altri vi rispettino, rispettate voi stessi. Se volete che gli altri vi amino, amate voi stesse. Esatto, Aurora, togliere la corazza e fidarti di te. Non è tutto il male che ci hai fatto, era un percorso, bisognava imparare a togliersela, no? Tutto potrà essere, ricordati che ciò che è per noi, Maria Teresa, arriverà da noi. Quindi è inutile che vogliamo forzare le cose, possiamo lasciare andare delle persone nella nostra vita. E se quelle persone sono per noi, quelle persone stanno con noi, vengono da noi e non ci lasceranno mai. Qualsiasi cosa, un lavoro, una casa, qualsiasi cosa, lasciateli andare, aprite, fidatevi, aprite le braccia, fidatevi dell'universo e dite, mandami ciò che è per me e tu sai perfettamente cos'è per me. Allora in quel momento vi renderete conto che allora quel ma perché no, quella luce si apre e diventa grande. E a quel punto voi vi ritrovate sotto la luce, perché quante di voi sono in questo momento sotto la luce? Quanti vi siete messi sotto veramente come sotto la luce di Giove, no? Prendiamoci Giove, il pianeta, la grande luce, no? Che non è il grande benefico, lo sapete. Giove tira fuori gli ogni, appunto. Mettiamoci Giove sopra, lasciamo quella luce sopra di noi e lasciamo, guardiamoci, guardiamoci con tutte le nostre ferite, guardiamoci con tutto quello che abbiamo intorno e mettiamoci sotto quella luce. E non ho paura, come vi dico tante volte, di andare sul ponte nuda e farmi guardare con tutte le mie ferite, le mie cicatrici, per quanto sono caduta, per quanto mi sono fatta male, per quanto ci ho però provato. Questa è la cosa importante, continuate a provarci,
Non mollate, non mollate, non mollate, credete in voi. Imparate a dire di no, imparate ad ascoltare veramente qual è la vostra essenza, che cosa volete. E non sentitevi che gli altri vi offendono, eccetera. No, va bene così. Certo, ma perché tornano, Angela? Perché ci tornano queste prove? Proprio per vedere se abbiamo capito, per vedere dove siamo, per vedere che cosa pensiamo. Sono prove, sono test che ci arrivano. E in quel momento lì cosa fai? Ti fidi di te e dici non sono più lì, perché ormai questa cosa è già finita, cioè non ci torno più dentro. E magari fai un sorriso e vai avanti, prosegui e vai da un'altra parte. Non ci devo più tornare per quella cosa lì. L'ho già vissuta, buona, basta. Vado oltre, vado avanti, faccio un sorriso, non devo neanche litigare con te. Mi lascio lì, vado oltre, vado per il mio cammino. Non mi interessa. Non ci sono neanche spiegazioni che dobbiamo dare, capite? Cioè, bisogna portare armonia dentro di quella situazione in cui doveva andare così. E ci sono comunque, se guardate, in quelle situazioni in cui voi pensate di essere stati intrappolati, che comunque vi hanno dato anche delle cose molto belle. Non è eh, tutto da buttare. Quando facciamo il corso degli oracoli, no? E alcuni di voi lo sanno, quante volte quell'imperatore vi è arrivato davanti, quante volte quell'imperatore vi ha bloccato. Quell'energia maschile, poteva essere vostro padre, il vostro ex, eccetera. Quanto? E quanto ci avete messo per poter passare, fare un attimo di pace con quell'imperatore? Esatto, Aurora, l'imperatore. A te ti è uscito milioni di volte questo imperatore, no? Finché non hai finalmente capito che non è che era una lotta, qui non c'è la guerra da fare. Sì, anche tu, Angelo, l'imperatore, mi ricordo. Non c'è una guerra da fare, qui c'è bisogno di portare pace, pace dentro di noi. E se decidi di dire, ma perché no? Quella cosa può essere. Guarda dove sono io in questo momento, sono esattamente dove volevo essere, da quando ero bambina. Da quando ho aperto quel sussidiario ho visto la foto di Anubis e Osiris. Io volevo venire in Egitto. Tutta la vita ho rotto le palle per venirci, per fare la gente in viaggio, per poter viaggiare, per venire qua. Guarda dove sono adesso. Sono nel mio deserto con la mia Queen Valley di fronte e qui, in questa energia, no? Forse a un certo punto non ci ho più creduto, certo, perché era molto difficile. Tutto ero stata inglobata in tutta una serie di situazioni, no? Però poi c'è stato un colpo di coda in cui quella luce non si era mai spenta e noi dobbiamo semplicemente, se non vediamo bene, prendere degli occhiali, metterci gli occhiali e guardare bene quella luce che non vogliamo vedere, perché ognuna di voi che è qua adesso, guardate, in questo momento siamo in 22, non a caso, numero sacro, ognuna di voi so che ha davanti quella luce e può essere un puntino minuscolo, ma so che la vedete. Quindi smettete di crogiolarvi nei vostri sì, ma ho sbagliato, oddio, tutti quegli anni. Vabbè, è finita. Andiamo oltre. Welcome Eugenia, ce l'hai fatta. Smettete di crogiolarvi, quelle cose lì sono finite. Non c'abbiamo più tempo di stare lì. Ma quanto ci credete adesso nel vostro processo? Quanto ci credete in quella strada che state camminando? La vostra anima vi ha portato a camminare sul vostro sentiero.
quanto ci credete di camminare nel vostro sentiero. Qua la maggior parte di voi stanno facendo un grande lavoro e un grande coraggio di ognuno di voi di andarsi a guardare dentro, che non è semplice. Bella Aurora, mi piace, io ci credo a bestia. Questa mi piace. Quindi potete usare anche questo mantra. Io ci credo a bestia. Dovete crederci in quella lucina, in quel processo. Basta starci a mettere questi vestiti, perché adesso è il momento di liberarci. È il momento di ballare nudi, di avere il coraggio di toglierci i vestiti, di guardarci in quello specchio. Io guardo un po' a caso e siamo nell'onda dello specchio. Di prendere lo specchio, andare davanti allo specchio e guardare il nostro corpo. Quante volte vi siete guardate, terrorizzate da imperfezioni, oddio, non sono belle, sono grassa, sono magra, sono cose. No. Sì, esattamente, la tua forza, Angela. Esatto, ma ricevere, come vi ho detto alla fine dello specchio, la cosa più bella è proprio quando state e ricevete anche soltanto dalla luce una meditazione e state ricevendo quella pace che vi mette dentro un attimo di break, un attimo di armonia dalla paura che avete di ammalarvi, di non riuscire, di perdere il lavoro, di non avere abbastanza per i vostri figli, di voler creare. I vostri figli vogliono solo che voi siate felici. Esattamente, Giulia, lasciate andare la vita, lei sa dove portarci. Lasciarci andare in quel processo, perché se noi riusciamo a camminare in quella strada, quel ma perché no, è lì. Perché non ci devo credere? In quella cosa che volevo fare da bambina e c'ho sempre, e mi è sempre stata lì, e non riuscivo a farlo. Esatto, Sonia, tu vai avanti e indietro perché devi darti veramente la possibilità di lasciare andare e di imparare a dire no e di imparare a camminare. È un grande coraggio quello di non voltarci indietro. Quando da piccole non volevamo più giocare, no, con una bambina, a me succedeva spesso perché le bambine mi annoiavano da morire, io stavo sempre con i maschi, ammetto. E quindi prendevo su e andavo via tutta indispettita, no? E non mi giravo mai, ok? No, credere si crede. Aurora, credere si crede. Credere è credo incommensorabilmente. Quella cosa lì io la voglio fare. Devi rimparare, Maria Teresa, a risentire anche i sapori del cibo, perché ancora tu sei fissata in tutto quello che è lui, lui non è lui, tu devi tornare a te stessa, finché tu non torni qua, nel tuo cuore. Quando vi dico state nel vostro cuore e sentite il vostro cuore e lasciate che quello sia come la vostra bussola che vi faccia camminare. E lì ci sono delle cose che voi volevate fare e non avete fatto, delle cose che state credendo. Imparare a ricevere è molto importante, Aurora, perché noi non siamo capaci di ricevere e quindi molto spesso diamo, non diamo neanche il permesso agli altri di vedere, perché non gli diamo il permesso di manifestarsi, non diamo il permesso di essere, perché per la paura di essere in debito, ah no, ma sta facendo questa cosa, io devo fare subito qualcosa. No, non devo fare niente. Fanno un regalo. Grazie. Non è facile imparare a ricevere, ma quando lo fate vedete la differenza.
Ricevete grazie, non devo fare niente, non è che devo fare un regalo in cambio, perché ricevo e ringrazio e sento anche quella grande delicatezza e quel grande amore che mi entra dentro, perché hai fatto una cosa pensando a me, proprio per me, e quindi io la ricevo. Ma Maria Teresa, smetti di stare a dieta e mangia quello che volevi mangiare, per favore. Su, basta, basta sentire. Impara a sentire il tuo corpo cosa vuole mangiare, cosa vuole fare. Quindi, imparate, non sono interconnesse. Noi prima dobbiamo trovare che cosa vogliamo fare. Dobbiamo smettere di avere paura che se non facciamo, se l'altro è in debito, dobbiamo fare per gli altri. Lasciamo che gli altri, rispettiamo l'altro. Avete mai pensato quanto se uno facesse sempre tutto per voi, non vi lasciasse mai pagare un caffè, fare qualcosa, come vi sentireste? In mancanza di poter manifestare la vostra energia. Quindi imparate a riconoscere gli altri, lasciate che gli altri facciano per voi. Ma voi cosa fate per voi stessi? Quanto vi amate? E soprattutto, che cosa volete fare? Dove volete andare adesso? Dove volete andare? Qual è quel sogno dove volete andare? Certo, perché tu davi e la tua energia, Angela, era assolutamente sotto i piedi, stanchissima. Invece bisogna anche lasciare che gli altri possano fare per noi. Ed è anche bello ricevere, no? Certo, Alessandra, però ci devi credere, perché se quell'arte, quel tuo manifestare con l'arte, ti fa stare bene, non lo devi lasciare andare. Devi assolutamente curare quella parte, Alessandra, e tenerla molto cara, anche se sarà una strada dura, tutto quello che vuoi, però è una parte di te, è una parte che manifesta chi sei, una parte proprio dove la tua anima esce, dove la tua anima ti sta guidando. E tutto quello che succederà, succederà. Più tu ci credi, più tu poni ordine intorno a te, più quella strada si aprirà intorno a te. E scrivi, Maria Teresa, cosa ti impedisce di scrivere? Ve lo dico sempre, tenetevi un quaderno e scrivete. Scrivete quelli, pensieri che vi arrivano, scrivete le cose che vi arrivano. Esatto, perché hai detto una cosa importante, Aurora, una cosa veramente molto importante. Perché voi fate? Perché l'altro vi accetti. Perché se faccio qualcosa mi mostro che sono diversa, ma mostratevi chi siete. Mostratevi anche le stronze che siete, così come siete. Non c'è bisogno che io sia dolce, che sia... Devo essere me stessa. E se la mia natura è un po' più dura, bene così. Io sono questo e più mi accolgo, più mi ammorbidirò, più diventerò morbida dentro di me. Quante volte nella mia vita mi hanno detto che la mia energia quando entravo in un posto era troppo potente, io entravo come una bomba e quindi sconvolgevo le persone e si sentivano come mangiate, no, dalla mia energia, anche se io non facevo nulla, no? Perché dentro di me c'erano tante cose da mettere a posto, da accettare, no? E Maria Teresa, finché tu non ti ami, nessuno ti amerà mai. La cosa più importante in questo momento, importantissimo, è io mi amo follemente, e allora le altre persone mi ameranno.
Ma certo, ma Alessandra, tu devi trovare il tuo target, quello che per te è giusto. Io vivo qua in Egitto, ci sono 5.000 persone spirituali, ok? 5.000 mondi. Io ho il mio, io seguo il mio, non mi interessa assolutamente niente di nessuno. Io faccio la mia strada da sola, mi arriva ciò che è giusto per me, ok? E le cose ti si apriranno nel momento che tu sarai proprio nel tuo centro, in cui crederai talmente tanto in te, in quello che tu fai, che allora a quel punto tu ti troverai a essere veramente dove vuoi essere e ti troverai a camminare nella tua strada con una grandissima semplicità. È questo che dovete capire. Quel ma perché no? Cavolo, credo in me, la mia verità, quello che io sono, quello che voglio portare. Io non devo essere una copia di nessuno, non devo stare a delle regole, non devo stare di delle dimensioni, oh no, perché io leggo lo stalking quando faccio le serate lo stalking a modo mio? Perché non ci sono regole. Ci sono tante regole nello stalking, ci sono tante cose, è una scienza galattica meravigliosa. Persone che lo studiano da 20 anni, ho fatto dei corsi con loro meravigliosi. Io non ho studiato tanto, però lo sento e lo trasferisco a voi quello che mi arriva, senza pormi il problema, sbaglio, non sbaglio, Dio, cosa sto dicendo, no, perché sono qua dentro di me, nella mia vita, sono qui nel centro. Perché è molto tanto importante quando vi dico state nel vostro centro? Perché quando voi siete nel vostro centro potete entrare in una guerra e voi sarete nel vostro centro e porterete armonia intorno a voi. E l'armonia in questo momento nella nostra vita è fondamentale. Nel nostro lavoro, in quello che vogliamo manifestare, proprio in questo, Alessandra, il portare armonia dentro di te, tu la porterai nel tuo lavoro. Si manifesteranno le cose che arriveranno da te. Nel momento in cui tu sarai pronto e veramente crederai in te. È questo che dobbiamo fare, credere in noi. Quindi credeteci. Quanto ci credete? Quanto ci credete che ce la potete fare? Quanto ci credete che il vostro ex non vi disturberà più? Perché bisogna portare pace, a un certo punto basta fare la guerra. Cioè, torniamo a fare pace, no? Esattamente, Alessandra. La chiave è proprio quella che hai detto, essere se stessi con amore. Cioè, io mi amo talmente tanto, sono me stessa. Posso piacere o non piacere, non mi interessa, posso piacere a tutti sicuramente, ma io mi piaccio così come sono e voglio essere così e voglio comunicare così direttamente, semplicemente da quello che sono io, perché mi fido di me, perché ricordatevi, io ci credo quando mi fido di me e quando vi fidate di voi. Se non vi fidate di voi, chi si può fidare di voi stessi? E quando voi vi fidate, intorno a voi, portate proprio come un grande respiro, vi sedete su una meravigliosa poltrona comodissima e dite, oh, adesso sto veramente comodo. Chi è che sta comodo in questo momento? Mm? Dobbiamo stare comodi, quello che vi dico sempre, state comodi, cercate nelle situazioni, nelle relazioni, di comunicare qui dal vostro centro, comunicare con quegli imperatori che possono essere i nostri papà, le nostre mamme, ok? Bene, Aurora, è già qualcosa che non sto scomoda, vorrei che un giorno mi scrivessi, wow, come sto comoda. No, piano piano diventerai sempre più comoda.
Quindi imparate a stare dentro di voi, a crederci. Credete in voi, nelle piccole cose, cominciate dalle piccole cose, no? E quanto ci credete oggi? Quando smettete di fare la guerra, perché il vostro ex vi dite che fa la guerra con voi, ma anche voi avete sempre quel dente avvelenato, no? Esatto, brava, disabituarsi alla scomodità, mi piace questo, molto, esattamente. Perché devo stare scomoda? Perché non posso fermarmi invece di urlarti in faccia, non posso fermarmi, sedermi, fare un respiro e comunicarti la mia scomodità e dirti guarda, amore mio, ti voglio tanto bene, ma io qui sto scomoda, questa cosa qui non si può fare. Certamente Giulia, ovvio. Esatto, brava. Sono molto contenta che stasera tu abbia aperto un file e ti sia riconnessa a qualcosa che stai ancora dando fuori, invece quindi di portare a casa. Portare, vi ricordate quando si andava in barchetta con i remi, qua portava il moscone con i remi, e si mettevano su i remi, si lasciava che il moscone, la barca andasse. Il barchetto, qua ce ne sono tante queste barchettine, no? Che vanno a pescare o in mare, quando vanno nel Mar Rosso o a Hurghada. Quindi portate i remi in barca e lasciate un attimo che la barca vi culli e vi porti dove deve andare. E cercate di stare comode, come quando si va sul cammello. Io odio il cammello, non è uno degli animali che amo cavalcare, però se voi state rigidi, vi viene un mal di schiena da morire. Invece dovete proprio andare con lui, come una danza, andare con il cammello, lasciare che vi porti, quindi lasciare che il vostro corpo diventi così flessuoso da poter andare. E questa è la stessa cosa nella vita. Devo stare comoda, quindi devo manifestare quella scomodità. Non sto comoda in questa cosa. Questa cosa che hai detto mi ha ferito, perché magari dall'altra parte non è così. E allora perché no? Mi dai la possibilità che invece di vederti come quello che mi blocca per passare quella strada, io posso andare oltre e riesco a passare, riesco ad andare e riesco anche a ringraziarti per tutto quello che è successo e riesco anche in questo momento cosmico molto importante, con quella luce tanto grande di Giove, che fa vedere anche tutte le fogne che ci sono ai miei piedi dentro, che mi sto liberando da un fardello grandissimo che era sulle mie spalle e non mi permetteva di andare verso quel sogno. Io quel sogno l'avevo messo nel cassetto, avevo detto non ce la farò mai. Invece ora ce la posso fare. Perché no? Lo ritiro fuori quel sogno dal cassetto e mi dico ma perché non lo posso manifestare? Ma perché non posso iniziare a camminare in quella strada? Mm? Quindi andiamo avanti, crediamoci. Non mollate mai quel crederci. Ve lo dice una che ha creduto, che ha perduto, che ha pensato che non c'era più nulla, invece la vita mi ha riaperto piano piano, più ho creduto in me stessa, più proprio ho fatto focus qui dentro il mio cuore, la mia verità, la mia parola. Perché quando ci vedo, ho detto tante volte, quando da bambine ci chiedevano ehm, di credere nella nostra parola in noi stesse. Quella è la cosa più importante. E quando credete in voi stesse, fidatevi, è come se prendeste un energetico nel vostro corpo fisico, nel vostro corpo spirituale e avete una spinta e dite sì, sto camminando nella mia strada, anche se sono piccoli passettini,
iniziate a camminare, quindi ritrovate quella comunità e ritrovate quell'armonia, ritrovate veramente quell'amore verso voi stessi. Io volevo che parlasse un pochino voi, non che parlassi solo io. Avanti, raccontatemi. Raccontatemi. E Aurora si sta abituando alla scomodità, Julie ha spazio per l'upgrade, è già qualcosa. Quindi imparate questa onda dello specchio in questi giorni, a guardare lo specchio, a denudarvi completamente, a guardare il vostro corpo, a guardare ogni parte che avete abbandonato di voi e risentire come l'energia ricomincia a scorrere in tutte le nostre, il nostro corpo. E anche una cosa molto importante che vorrei dirvi stasera è fidatevi del vostro corpo. Non abbiate paura che il vostro corpo vi abbandoni. Non abbiate paura che il vostro corpo non ce la faccia, perché il vostro corpo è forte. E se vi fidate di lui, non vi ammalate, non succede niente. Guardate, quando facevo danza africana in Italia, andavo con il mio maestro e ho visto persone veramente che non erano più giovani ballare nel modo più sensuale possibile che io potessi mai vedere nella mia vita e mi ha veramente commosso. E queste persone si muovevano in una maniera assolutamente sinuosa perché era insito dentro di loro, perché era lì. Esatto, Ross, ti devi proprio fidare del tuo corpo, fidarti che non ti ammali, fidarti che puoi guarire e che il tuo corpo ti può sostenere. È una cosa veramente importantissima. Impariamo a fidarci del nostro corpo, impariamo a smettere di avere paura di ammalarci e lasciamo uscire tutte quelle emozioni che ci tengono intrappolate in queste paure, no? Pensate che non siete più lì, perché adesso avete deciso di fare un percorso per guarire cosa? Guarire la vostra anima e guarire il vostro corpo. E allora io ci credo e ce la posso fare. Anzi, non ce la posso fare, lo farò. Quel progetto, quella cosa che ho pensato quando ero piccola, la farò sicuramente, la manifesterò sicuramente. Quindi questa sera per dire credeteci, perché se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche voi. E io sono uno scorpione bello duro e anche il mio corpo ormai che l'ho trattato sempre molto bene. E quindi credeteci perché poi la vita vi ripaga. L'universo vi rimanda esattamente quello che serve a voi. Però lasciate che vi mostri quella strada. Tornate semplicemente qui dentro, dove c'è il nostro cuore, il nostro diamante. Lasciate che il nostro diamante possa complicare, possa mandarvi quel raggio per sapere dove dovete andare. Fidatevi che siete sani, fidatevi che va tutto bene e che non c'è bisogno di nient'altro che non di credere in voi stessi. Smettete di dare in mano quella corda che vi porta ai vostri morosi, ai vostri amanti, al vostro padre. Riprendetevi la vostra vita e credete in voi. Esatto, l'altro te le mostra, ma poi tu devi anche riconoscerlo, no? L'altro dimostra sicuramente le tue ferite se ti fermi a guardare. Le tue ferite di non essere in grado di ricevere, ma anche di non essere in grado di lasciarlo libero, di lasciarlo libero di essere. La cosa più bella che cos'è la relazione? Io ti lascio libero. E se tu torni da me, è la cosa più bella, non che io ti costringo. La fiducia e il rispetto veramente sono due cose fondamentali, oltre l'amore. La fiducia e il rispetto, perché io ti lascio libero.
io voglio essere libera, non voglio essere costretta. Quindi tu ti devi fidare di me come io mi fido di te. Quindi fidatevi di voi adesso, fidatevi di voi. Poi una sera parleremo delle relazioni, perché sulle relazioni c'è tanto da dire, no? Tante, tante cose che vorrei condividere con voi. Però per il momento torniamo a noi. Credeteci, non mollate e state nel vostro cammino, nella vostra stradina. Ritrovate quei sassolini, trovate la stradina di Pollicino, no? Credo che sia Pollicino. Oggi ce l'ho con le favole, non so perché. E ritrovate quei sassolini bianchi. Sì, ma perché anche tu, mia cara Claude, avrei qualcosa da dire, vero? Che tu sei una che scappa, che si nasconde, via, bisogna che mostrarsi. Quello che vi ho detto oggi è mostrate, mettetevi sotto questa grande luce del nostro Jupiter e lasciate anche che si veda qualcosa che non volete che si veda, qualche ferita, qualche imperfezione. Siete belli così come siete. Siete belle così come siete. Lasciate che le imperfezioni possano venire fuori, lasciatevi vedere così come siete. State nella vostra strada, state in chi siete, state in voi stessi e credeteci. Dove volete andare? Domattina o stasera, quando avete voglia, in questi giorni provate a scrivere. Che cosa voglio fare? No? Cosa voglio fare da grande? Non importa quanta età avete, anche se avete 90 anni, non importa. Cosa voglio fare da grande? Provate a chiedervi. Avete domande? A parte la nostra Claude che dice che scappano tutti, ma non ci credo, ma anche lei è una che scappa molto volentieri. Quindi credeteci, vi invito a scrivere e se avete bisogno di informazioni sapete che potete sempre trovare, sapete dove sono e grazie. Grazie di questa condivisione, grazie di essere stati con me, di esservi mostrate. No, Maria Teresa, tu devi tornare a casa, torna a casa Alessi, Maria Teresa, tutte. No, non vi volevo zittire, veramente volevo farvi parlare. Però va bene così. Ringrazio l'universo che voleva comunicarvi questo e io sono a disposizione, sapete, per ciò che mi chiedono di fare, sono sempre pronta. E quindi Maria Teresa, torna a casa, fidati di te. No, guarda, non l'hai perduta la strada, devi semplicemente fidarti dove sono i tuoi piedi. Guarda, in questo momento cosmico importante, qui e ora, sto qui e ora, guarda dove sono i miei piedi. Grazie Aurora, grazie Katie, grazie a tutte. Vi voglio un mondo di bene, sapete che vi amo tutte, vi amo tutti, anche quelli che non conosco. Bene, così dormite bene questa sera. Se sono come un vaglio mi fa molto piacere perché di solito prima energietà non dorme più. Quindi grazie a voi tutte, grazie Ros, grazie a tutte. Vi voglio bene, 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 assai, assai anch'io. E sempre come dico io, con tanto amore, con tanto amore, con tanto amore, vi abbraccio follemente. Grazie, 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 grazie. Grazie. Ciao Maresa, grazie a tutte. Grazie. Buonanotte. Un bacio.